Buon pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. Indovinate un po'? Come promesso, finalmente sono riuscita a girare il tutorial degli orecchini che ho deciso di chiamare Elegance. Gli orecchini sono questi, ve l'avevo mostrati in una live, questo era il prototipo. Naturalmente ho rifatto per bene lo schema, mi sono segnata tutti i passaggi e oggi quindi facciamo il tutorial insieme di questi orecchini. Non sono super facili per chi non è pratico della tecnica del brick stitch, però io cercherò veramente di essere più precisa possibile nel darvi le informazioni per poterlo realizzare. A seconda della vostra abilità con le perline ci vorrà all'incirca un'ora e un quarto, un'ora e mezza per realizzare ogni orecchino. Insomma, se siete abbastanza esperte, un'oretta e qualcosa dovreste farcela per ogni orecchino, quindi un paio d'ore per la coppia, ma non sono proprio certa che tutti ci riescano perché ognuno di noi ha la propria mano. Come vedete qui ho un disegno, ho realizzato questo disegno, poi alla fine di questo video troverete questo disegno molto insomma chiaro, in modo tale che possiate farvi alla fine uno screenshot in modo da avere anche un elemento, uno schema cartaceo da cui attingere. Mal che vada, proverò a mettere anche l'immagine nel blog e vi metto il link giù nell'info box. Sì, ho un blog che praticamente non curo mai, è lì abbandonato, però quando faccio a volte questi schemi vado e li inserisco così che tutte quante possiate guardarvelo per bene e seguire tutti i passaggi. Il video è in collaborazione con la BB Craft che mi ha fornito parte dei materiali. Nella fattispecie sono queste gocce e quest'altre pietre in amazzonite. Vi metto il link giù nell'info box diretto al sito e a questi materiali nel caso, scusatemi, voleste replicarli proprio con queste pietre in amazzonite. Lo sapete, io amo l'amazzonite, per chi non lo sa. Io quando vengono questi periodi devo necessariamente realizzare qualcosa con l'amazzonite perché mi evoca proprio l'estate, il mare. Qui naturalmente in questo video vedete questa amazzonite che sembra più un colore tipo l'angelite, un bluette, ma in realtà questo è proprio un colore turchese, così come nelle Delica. Nel prototipo che avevo realizzato, avevo utilizzato, vedete, questo colore che è più sul blu e invece secondo me con questo colore di Delica e questo ve lo giro nel caso vi piacesse, vengono a mio avviso molto carini. Nome di questi orecchini, penso che li chiamerò Elegance, ma non lo so, troverete poi il titolo e saprete il nome che ho deciso di dare. Allora, passo velocemente all'elenco dei materiali, quindi le gocce e questa chiamo perle, sono delle pietre rotonde faccettate. Le gocce orientativamente, perché potreste avere gli stessi materiali a casa, sono 17 circa per 8. 7-8, poi nel link nella descrizione trovate la misura precisa e queste sono all'incirca 5, quindi 5 mm, mezzo centimetro, 6 mm, giù di lì. Poi potrete adattare leggermente. Allora, cosa ci servirà? Quindi questi due materiali forniti dalla BB Craft, poi ci serviranno due dimensioni di rocaille. Io sto utilizzando le 11.0 della Toho, questo colore, e le 15.0 della Miyuki. Poi servirà una goccia, serviranno delle Delica 11.0, io sto utilizzando come vi ho già detto questo colore, poi servirà un piccolissimo cipollotto, me ne ero dimenticata, i cipollotti, questi piccolissimi, io vi dico 3x4, quindi 3 è la dimensione da foro a foro, 4 è, insomma, vedete, è l'altezza. Ve ne serviranno due, vedete,
1 e 2, quindi ve ne serviranno 2 per ogni orecchino. Dopodiché ci servirà del filo da tessitura, ci servirà un ago da tessitura. Io utilizzo sempre i tulip da 12, da 11, insomma va bene perché non abbiamo tanti elementi piccolissimi. Poi vi servirà una goccina per decorare, come le avete, potreste mettere sotto nella parte sottostante gocce più grandi, più piccole. Io avevo queste e quindi ho utilizzato queste. E poi a me, lo sapete, piace sempre mettere una coppetta in basso e quindi anche una coppettina e naturalmente una monachella, un perno o quello che gradite mettere al di sotto del vostro orecchino. Naturalmente l'elemento si presta anche ad essere montato eventualmente al contrario, probabilmente lo farò al contrario utilizzando le Delica di colore rosso per fare contrasto oppure di color glicine proprio per andare di colori complementari. Non lo so, staremo a vedere. E quindi vedete, in questo modo si mette la monachella qui nella parte superiore e si può mettere una goccia, una nappina elegante qui in basso, ma potrebbero essere usati anche in questo modo, ok? Con una parte un rivoli centrale, per esempio, incastonato per realizzare una collana. Diciamo che va bene anche come elementi di bracciale, per esempio, collegando due moduli al centro. Vi ho dato tantissimi spunti, ho già parlato 4 minuti, quindi forse anche di più, mi ammazzerete, però ragazzi io non riesco a fare introduzioni più brevi. Se mi state conoscendo con questo video, io mi chiamo Gabriella, in arte Briga Bijou, e su questo canale condivido le mie passioni, tra cui anche la tessitura di perline, il Big Stitch, amo anche il soutache, il video embroidery, ma sapete benissimo che mi piace anche dipingere colori, disegnare, quindi mi piace tutto. Se siete come me, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così da non perdere le notifiche e lasciatemi un like se questo tutorial degli orecchini forse elegance vi piace. Quindi, dimenticavo una cosa importantissima. Per voi che siete iscritti al mio canale, la BB Craft riserva un codice sconto che è Gabriella10. Digitando questo codice sconto, la BB Craft vi applicherà uno sconto del 10% sul vostro carrello. Ok ragazze, vi lascio al tutorial e come sempre buona creatività a tutti. Tenevo a dirvi che la lunghezza dell'orecchino è di circa 5,5 cm e prestate attenzione alla goccia che abbiano le due estremità tagliate in modo preciso. Allora, quindi prendete la vostra goccia ed entrate con l'ago all'interno e lasciate un pezzetto di filo, vedete, tra le vostre mani. Ok? Un pochino di filo tra le mani, tenetelo ben fermo e poi passate all'interno della goccia, quindi uscite da su ed entrate dal basso. Fate questa operazione, quindi di creare questi archetti, vedete, 3 da un lato e 3 dall'altro lato. Ed eccoli qua, questi saranno i 3 archetti da un lato e dall'altro a cui noi ci agganceremo per iniziare il nostro lavoro. Prendete quindi l'Aerokyl 11.0. Nel mio caso, come nello schema che vi allegherò alla fine di questo video e nel blog come già detto, vi metto il disegnino e da lì vedrete che ci dovranno andare 9 Rocaille 11.0. Per iniziare il lavoro al brick stitch basterà inserire 2 Rocaille Basterà inserire 2 Rocaille 11.0 in prima battuta, entrare nei 3 archetti da dietro in avanti e dopodiché tenete tirato il filo, entrate soltanto nella seconda Rocaille dal basso verso l'alto, tirando si andranno a posizionare in questo modo. Poi naturalmente la prima si andrà a sistemare quando inseriremo l'ultima dall'altro lato. Ripeto, adesso procediamo con una Rocaille per volta, quindi prendo un'altra Rocaille, faccio la stessa cosa, raccolgo i 3 fili che ho posizionato di lato alla mia goccia, da dietro in avanti e poi ripasso dall'alto verso il basso,
vado a tirare e vedete si posizioneranno in questo modo, senza esagerare, però avvicinando, e vedrete che si creeranno questi archetti e le nostre rocaille si posizioneranno in questo modo. Da questo lato ne dovremo inserire 9. Io proseguo, proseguite anche voi. Vata sotto la goccia dopo 9 rocaille andrò a inserire il cipollotto al posto della rocaille e proseguirò con altre 9 rocaille dall'altro lato. Ultima rocaille 11,0 di questo lato. Vedete, questo è il lavoro finito, quindi 9 da un lato e 9 da un altro, e adesso vi mostro la chiusura. Come si chiude? Semplicemente uscite dalla 11,0 da questo lato ed entrate nell'11,0 di inizio giro dall'altro lato, in questo modo, vedete, dall'alto verso il basso, e tirate un pochino, individuate anche l'archetto dall'altro lato, giro il lavoro per mostrarvi e poi entro, quindi sempre dall'alto verso il basso, mi rigiro e faccio questa operazione di chiusura delle 2 rocaille senza tirare troppo, perché comunque vedete le rocaille devono rimanere posizionate in questo modo, e risalgo. Ok, adesso mi trovo in questa posizione e devo cominciare il mio secondo giro, e vado quindi a prendere l'edelica 11,0. Quando avete fatto questo primo giro, considerate insomma la centralità, vedete il cipollotto si è posizionato al centro e le perline sono abbastanza equidistanti. Ok, vado a prendere l'edelica. In questo secondo giro andiamo a inserire l'edelica. Si comincia sempre con 2 e dallo schema che vedete sempre a fine video potrete vedere che ce ne vogliono 16 su ogni lato. Si saranno generati degli archetti da questi nostri inserimenti e noi dobbiamo agganciarci a questi archetti per fare gli inserimenti successivi. Quindi comincio sempre da 2 d'elica, esco da qui, entro nel primo archetto e faccio sempre la stessa operazione. La prima d'elica si sistemerà alla fine del giro e continuo, quindi un'altra d'elica e vado nell'archetto successivo, da dietro in avanti, questo è naturalmente il mio metodo, e dal basso verso l'alto. Ve ne faccio vedere un'ultima, quindi da dietro in avanti e poi dal basso verso l'alto. Ancora una, da dietro in avanti, mantengo, e poi da sotto sopra, in questo modo. Naturalmente le d'elica sono più piccine delle 11,0, quindi ne dovrete inserire di più di 9, 16 per lato, e dovete inserire praticamente, poi lo vedrete nello schema, in ogni archetto una volta ne dovete inserire 2 e una volta ne dovete inserire 1. Nell'archetto qui dove c'è il cipollotto ne dovrete inserire 3. Alla fine vi dovrete trovare un lavoro uniforme da un lato e dall'altro. Non importa se ve ne entreranno 15 o ve ne entreranno 14 o 17, l'importante è che siano uguali da un lato e da un altro. Ognuno di noi ha una mano. Io vi dico, per come ho lavorato io, ce ne vanno 16. Dovrete alternare in ogni archetto una volta 2 e una volta 1.
3 nella parte qui finale, in tutto 16 e 16. L'importante è che ci sia simmetria e che ci sia simmetria anche con l'altro orecchino. Ok, finisco tutto il giro. Come vedete sono 13 e adesso vado a inserire 3 su questo archetto e procedo alla stessa maniera dall'altro lato. Per andare dall'altro lato semplicemente una nuova delica e vado nell'archetto da quest'altro lato, faccio sempre lo stesso lavoro da dietro in avanti, dal basso scusate in alto e tiro sempre la stessa cosa dall'altro lato. E adesso andiamo a chiudere qui in alto così come abbiamo fatto per le 11.0, quindi vado dall'alto in basso del foro della mia delica, tiro un pochino, io passo attraverso l'archetto delle 11 dietro, giro il lavoro per mostrarvi e risalgo nella delica, ripasso nuovamente dall'altro lato e faccio questi passaggi, ok, un paio di volte per fissare il mio lavoro. Adesso non ci resta che fare la stessa cosa nuovamente con le 11.0. Uscirò da questa mia delica ed andrò ad inserire 12 rocaille 11.0 sul mio contorno, perché poi dovrò fare l'archetto, questa sorta di archetto, e quindi dovrò tralasciare, vedete, delle delica qui in basso. Dovrete lasciarne praticamente, vedete, 1, 2, 3 in corrispondenza di questo archetto, quindi andate a inserire 9 rocaille 11.0 e poi fermatevi e proseguiamo con questo piccolo lavoro qui in basso, sempre alla stessa maniera. Ed ecco che ho inserito la mia 12ª rocaille, vedete, sono in questo punto. Adesso cosa faccio? Sempre gli operai, adesso vado ad inserire 5 rocaille sempre 11.0, sempre 11.0 e mi inserisco qui nell'archetto centrale. Però cosa faccio? Entro in questo modo, lascio 4 rocaille sospese e rientro solo nell'ultima inserita. Ok, sempre dall'alto verso il basso. In questo modo si sarà formato questo archetto. Adesso vado a inserire una sola rocaille 11.0 e vado sempre nello stesso archetto, quindi si posizionerà adiacentemente alla mia rocaille e quindi mi posiziono poi sempre dal basso, entro dal basso verso l'alto ed ho fissato praticamente le mie 2 rocaille qui al centro. Adesso devo andare dall'altro lato per fare l'archetto dall'altro lato. Quindi cosa faccio? E vado ad inserire 5 rocaille, sempre 11.0. Sto lavorando sempre con le mie 11.0, le porto sul filo in questo modo e vado ad individuare dall'altro lato l'archetto, ok? Più o meno dove andare a posizionarmi. Entro, vado dall'altro lato e tiro il filo e come abbiamo fatto da quest'altro lato entro solo nell'ultima inserita dal basso verso l'alto. In questo modo avrò creato 2 archetti. Naturalmente, se volete, potete ripassare. Adesso inserisco le mie 11.0 fino alla fine del filo. Perdonate i lavori, è una cosa che fanno di proposito quando io decido di girare dei tutorial. Ok, proseguite. Naturalmente questa è come se fosse la 12ª rocaille di quest'arco, quindi da qui in avanti ne dovrete inserire 11. Una volta che avete finito di inserire tutte le rocaille, chiudete come abbiamo fatto nei giri precedenti e sfruttate le 2 rocaille centrali per creare un archetto e mettere la monachella con 6 rocaille 15. Allora, abbiamo fatto il cappietto, siamo ridiscesi attraverso le perline e ci portiamo ad uscire qui dalla quarta
che abbiamo inserito, vedete ci sono le due centrali, ci portiamo ad uscire da qui. Inseriamo una 11,0, la nostra pietra e un'altra 11,0 ed andiamo dall'altro lato. Ci inseriamo in tutte queste belle perline, ok? Dopodiché, quindi ci inseriamo in questo modo, quindi ci portiamo qui in alto e sfruttando l'archetto che c'è qui andiamo sul retro e rientriamo attraverso tutte quante le perline e ci riportiamo nuova, quindi rientriamo attraverso le perline e ci riportiamo in questo di nuovo all'interno della nostra pietra. Vedete che sono uscita col filo dalla mia pietra e vado ad inserire semplicemente 3 rocaille 11, porto qui alla base del filo, vedete, in questo modo andiamo a fare il decoro. Inserisco il cipollotto rondellina, prendo la mia goccina e porto sempre alla fine del filo. Sapete che io utilizzo sempre delle coppettine, ma naturalmente potreste non farlo. Poi inserisco una 15,0, quindi porto alla fine del filo e questo è il nostro bloccaggio. Tengo, salto la 15,0 e rientro in tutte quante le mie perline ed esco, cioè in questi elementi, ed esco dal mio cipollotto. Lo so, c'ho una mano gigante, però spero che si veda e tirate, mantenete ecco, in questo modo, tirate. E adesso dobbiamo andare a inserire le altre 3 11,0 ed entrare nella pietra dall'altro lato. Poggio così forse si vede meglio quello che sto facendo. Ok, in questo modo. Abbiamo fatto tra parentesi il nostro decoro, ma non è terminato qui. Adesso io risalgo attraverso le mie perline in questo modo e risalgo in queste perline, spunto da qui, come ho fatto prima, entro nella 11,0, sfrutto l'archetto sottostante e vado dietro, giro il lavoro per comodità, rientro quindi nella 11 ed in tutte quante le perline e vado a ripassare e ripassando qui in questo spazio vado ad inserire una rocaille 11,0, così stringo un pochino il nostro lavoro, e ripasso anche attraverso quindi tutte le perline che ci sono in basso, quindi in questo modo, vedete? E faccio la stessa cosa anche dall'altro lato, quindi sfruttando questi archetti e fate questi passaggi e rinforzate questo giro. Allora, ultimissimo step, quando abbiamo fatto un po' di giri e abbiamo rinforzato tutto il nostro orecchino, usciamo da questa, vedete? Spero che si veda, ok, esco da qui e vado ad inserire 2 rocaille 15,0, 2 rocaille 15,0 ed entro in questo archetto qui tra le due 11,0, sposto la monachella, in questo modo, vedete, e lavoro come se stessi lavorando al brick stitch, quindi rientro solo nella seconda, ok? In questo modo prendo nuovamente una 15,0 ed entro in questa rocaille, questa qui, la prima diciamo del nostro, e vedete che qui ora è un po' disordinato lo devo andare a sistemare, però insomma ve lo mostro qui, si posizionano quindi le rocaille in questo modo e si stringe un pochino il lavoro. Dopodiché, dopo essere ripassate, aver sistemato per bene questo lavoro, adesso io ai fini del video naturalmente poi ripassate un po' intorno e poi bloccate il filo attraverso le rocaille e tagliate il filo in eccesso. Poi semplicemente andate a prendere la vostra monachella ed andatela ad inserire nell'archetto sovrastante. Io adesso ripasso e vi mostro l'orecchino finito.
Allora creative, come vedete sono ripassata, ho concluso, ho terminato i miei orecchini, ho messo una monachella, mi dispiace se qui non si è visto proprio chiaramente, ma, stava quasi per terminare il filo e, insomma ho avuto un po' di difficoltà con la camera, però penso che siano visti tutti i passaggi. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, lasciatemi un like, condividete, perché ragazzi i commenti, i like e le condivisioni sono quelle che aiutano il mio canale e se naturalmente il mio canale va avanti e grazie anche a voi e viene portato un po' più su nelle visualizzazioni. Tutto questo per dare un senso al mio lavoro e a quello che faccio qui su YouTube, con passione. E vi abbraccio tutta ed auguro a tutte quante buona creatività.